Pensateci un attimo, perdere soldi dal conto senza che nessuno ci sfiori. Sembra fantascienza, vero? E invece no, è un rischio reale, concretissimo, per chiunque di noi abbia una carta contactless in tasca. Parliamo di un furto silenzioso, quasi invisibile, che può avvenire nel trambusto della vita di tutti i giorni. E questa, guardate, è la storia vera di un commercialista. Una passeggiata tranquilla in mezzo alla gente e, puff, 50 euro spariti dal conto. La cosa che fa impazzire, il portafoglio è lì, al suo posto, nessuno l'ha toccato. Ecco, è proprio questo il mistero che andremo a svelare. La domanda sorge spontanea, ma com'è possibile? Come fanno i soldi a sparire così, quasi per magia? Beh, la risposta non ha niente di magico, anzi, si nasconde in una tecnologia che in pratica abbiamo tutti in tasca ogni santo giorno. Ecco, siamo entrati ufficialmente nell'era del borseggio 2.0. Dimentichiamoci la vecchia immagine del ladro con le mani agili. Oggi la minaccia è completamente diversa, è invisibile, è tecnologica e, diciamocelo, molto più subdola. Esatto, proprio così. Il borseggiatore di una volta è, diciamo, un ricordo del passato. I criminali di oggi non hanno il minimo bisogno di contatto fisico. A loro basta la vicinanza, un piccolo dispositivo nascosto e una manciata di secondi. Fatto. Ok, ma come fanno esattamente? Che strumenti usano? Qual è, insomma, l'arsenale di questa nuova criminalità? Adesso andiamo a vedere proprio i meccanismi che ci sono dietro. Guardate, il confronto è palese. Da una parte abbiamo il borseggio classico, un gesto fisico, rischioso, che di solito si nota subito. Dall'altra, un'operazione che è quasi un fantasma. Vengono prelevate piccole somme e la vittima magari se ne accorge solo dopo giorni, quando dà un'occhiata al conto. E perché proprio piccole somme? La chiave del trucco è tutta qui. Si punta sempre a importi sotto i 50 euro. Perché? Semplice. È la soglia sotto la quale i pagamenti contactless non chiedono il PIN. La transazione è immediata, silenziosa e non serve nessuna autorizzazione. Un gioco da ragazzi, purtroppo. E la cosa che forse spaventa di più è che l'attrezzatura del truffatore è sorprendentemente facile da trovare. No, non parliamo di aggeggi da film di spionaggio, parliamo di normalissimi terminali POS modificati o addirittura di semplici smartphone con l'app giusta. La tecnologia per fregare il prossimo è letteralmente alla portata di mano. Ma nella pratica, quanto è facile fare una cosa del genere? Vediamo insieme una dimostrazione che vi assicuro lascia bocca aperta, per quanto è semplice. Sono 3 semplici passaggi, questione di un attimo. Il malintenzionato si avvicina in un posto affollato, il suo dispositivo nascosto dialoga con la carta che abbiamo in tasca o nella borsa e la transazione parte. Fatto. E tutto questo succede mentre magari stiamo pensando ai fatti nostri, in metro o per strada. E quel suono, quel classico ding-dong della transazione, è l'unico misero indizio che è appena avvenuto un furto. Un suono che ovviamente, nel caos di una città, si perde nel nulla. Ok, il quadro è chiaro e onestamente è un po' inquietante. Però c'è una buona notizia, non siamo affatto indifesi. Anzi, le soluzioni sono molto più semplici di quello che si potrebbe pensare. E allora la domanda è: come ci si difende? Come possiamo rendere la vita davvero difficile a questi ladri 2.0? Allora, pensiamo a 3 linee di difesa, 3 veri e propri scudi. Il primo è un muro fisico, i portafogli schermati. Il secondo è un allarme in tempo reale, le notifiche della banca. E il terzo è un modo per limitare i danni, abbassare la soglia dei pagamenti contactless. Il principio di funzionamento è semplicissimo. Questi portafogli creano una specie di scudo, una sorta di gabbia di Faraday che blocca completamente il segnale del dispositivo del ladro. L'abbiamo visto nella dimostrazione. Con la carta dentro a una di queste protezioni, il POS semplicemente non riesce a connettersi. È una difesa passiva, sì, ma incredibilmente efficace. Ma c'è anche un'altra strada, un'opzione che sta diventando sempre più la norma: pagare con lo smartphone o lo smartwatch. La domanda è: sono davvero più sicuri di una carta fisica? E qui la differenza è abissale. Pensiamoci, una carta fisica è sempre accesa, è come una piccola radio sempre in ascolto, pronta a rispondere a qualsiasi segnale. Un dispositivo smart come il telefono invece no, attiva la funzione di pagamento solo e soltanto quando siamo noi a chiederglielo. Insomma, il punto chiave è tutto qui, l'autenticazione.
Che sia il riconoscimento del viso, l'impronta digitale o un PIN, lo smartphone vuole sempre una conferma esplicita per qualsiasi cifra. E questo singolo passaggio, questa richiesta di approvazione, rende i pagamenti smart molto più sicuri contro questo tipo di attacco. Quindi, riassumendo, cosa ci portiamo a casa? Primo, il borseggio tecnologico è una minaccia reale, silenziosa ma reale. Secondo, le difese ci sono e sono anche facili da adottare, dai portafogli schermati, una soluzione semplice, fino ai pagamenti con smartphone che, come abbiamo visto, offrono un livello di sicurezza nettamente più alto. La tecnologia corre veloce e purtroppo i criminali le stanno dietro. La vera domanda alla fine non è tanto se il nostro portafoglio è al passo con i tempi oggi, è se noi saremo pronti a tenere la guardia alta anche domani. Perché la sicurezza, diciamocelo, non è una cosa che si compra una volta per tutte, è un'abitudine, qualcosa che va coltivato giorno dopo giorno.